Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo di nuovo di torce tattiche potenti. Guardate che potenza, impressionante, no? Va bene, se volete impressionarvi allora continuate a guardare. Guardate quanta luce emette questa torcia. Impressionante ragazzi, sono 11.000 lumen e questa è la Sofirn Q8 Pro. Finalmente una torcia tattica che ha delle prestazioni davvero incredibili, perché ha 11.000 lumen che si proiettano in modo grandangolare e arrivano anche ad una distanza considerevole e non costa tantissimo. Infatti si trova con cifre che oscillano fra 80 e 100-110 euro, dipende come sempre dal sito internet nel quale deciderete di comprarla. Ci sono siti internet che inseriscono il costo della spedizione, siti internet che non lo inseriscono, quindi il prezzo è molto ballerino. Vi lascerò tutti i link ed eventuali codici di sconto per poterla comprare al prezzo più conveniente. Adesso guarderemo come è fatta, guarderemo quali sono le sue caratteristiche, le varie funzioni che si possono attivare tramite il tastino, eccetera. Quindi mettiamola sul bancone e osserviamola. Questa è la confezione con cui viene venduta. All'interno troveremo un manuale di istruzioni, un cavo di ricarica USB di tipo C e poi una bustina con all'interno alcuni O-ring di ricambio e una copertura del tasto di accensione. Ma guardiamo la torcia da vicino. Allora, innanzitutto è massiccia e pesante. All'interno dell'impugnatura infatti sono presenti ben 4 batterie del tipo 18650, quindi ovviamente le dimensioni devono essere proporzionate. L'impugnatura è antiscivolo, ha questa finitura che ci permette di tenerla molto saldamente e svitandola troveremo l'alloggiamento, quindi il vano per le batterie. Come vedete sono 4 batterie al suo interno che è possibile sfilare ed eventualmente sostituire, e questo è l'O-ring che ci permette di rendere impermeabile la torcia. Questo è l'unico tasto di accensione, ha anche dei LED al suo interno che ci indicano sia lo stato di carica della batteria e ci permettono anche di trovare la torcia, ma ci segnala anche quando i tasti sono bloccati, eccetera. Nella parte opposta troviamo invece una filettatura da 1/4 di pollice che ci consente di utilizzarla anche su un treppiedi. Questa finitura sulla parte alta ci permette sia di dissipare il calore, di avere un buon grip, e queste rientranze ci permettono pure di posizionarla su una superficie evitando che la stessa arrotoli. Quindi, come sentite, ha questo gradino, ci permette di posizionarla e mantenerla ferma in questa posizione, ma vista la base piatta si può posizionare anche in verticale in modo da proiettare la luce sul soffitto e diffondere quindi la luminosità in modo omogeneo su tutta la stanza. Nella parte più alta ci sono i 4 LED, questa è una corona che protegge il vetro, che comunque già di per sé è spesso, e la stessa corona può servire per rompere dei vetri oppure per utilizzare la torcia come arma da difesa. Questo invece è l'ingresso per la ricarica USB di tipo C. Ma andiamo subito al dunque. Questa è una torcia molto potente, obiettivamente è grande, è pesante, è massiccia, quindi sì, è tascabile, ma sicuramente non è la più comoda delle torce da tenere in tasca. Guardiamo quindi il funzionamento. Possiamo accendere la torcia premendo il tasto una singola volta e avere l'ultima luminosità che abbiamo utilizzato. Infatti ha un effetto memoria e potremo variare questa luminosità mantenendo premuto il tastino sulla parte superiore. È davvero molto potente, ma possiamo accenderla anche in modalità bassissima per poter utilizzare la torcia al minimo della sua luminosità, quindi per esempio per leggere qualcosa al buio basta mantenere premuto il tastino per un paio di secondi. Avremo la luminosità minima che ci permette, come vedete, di illuminare molto da vicino, ma in questo caso questa funzione non viene memorizzata, questa è solo una funzione particolare. Infatti spegnendola e riaccendendola avremo l'ultima che abbiamo utilizzato poco fa, e qualunque sia l'impostazione che abbiamo scelto di utilizzare, al doppio clic attiveremo la modalità turbo. È anche possibile bloccare questo tasto premendolo 4 volte consecutivamente e avremo conferma del blocco tasti da un lampeggio dei LED. In questo modo la torcia non si accenderà più una volta premuto il tastino e sarà necessario premere nuovamente 4 volte il tasto per sbloccarlo. Mentre i tasti sono bloccati, il LED avrà questo lampeggio particolare che ci consentirà anche di ritrovarla molto facilmente al buio, e anche da bloccata sarà possibile utilizzarla in modalità minima, ma tutto ciò solo tenendo premuto il tastino. Ma utilizzando una combinazione di pressione dei tasti si può attivare anche la funzione che ci permette di aumentare la luminosità anziché in modo graduale in step, quindi come vedete in questo modo è accesa e riesco a ridurre e ad aumentare la luminosità a step, diversamente da poco fa che invece si accendeva in modo graduale. Sul manuale di istruzioni però non sono riportate le caratteristiche tecniche che riguardano la durata della luminosità in base alla tipologia di luminosità emessa, quindi modalità turbo, modalità minima, eccetera. Se riesco a recuperare qualcosa sul sito internet metterò in sovraimpressione la scheda con tutti i riferimenti, ma andiamo fuori in esterno e andiamo a fare subito 2 prove per vedere come si comporta. E allora adesso siamo in una zona molto buia, riprenderò davanti a me prima con una modalità bassa
vedete riesco ad illuminare relativamente vicino, vado aumentando tenendo premuto il tastino e guardate come aumenta in modo incredibile, riusciamo ad illuminare fino al palazzo in fondo. C'è moltissima umidità che dà fastidio, però come vedete, guardate i palazzi di fronte, sono molto lontani, peccato per questa umidità perché infastidisce davvero moltissimo. Ecco, così forse si riesce a capire meglio. Spenta e accesa, incredibile. Anche il palazzo là in fondo illumina in modo grandangolare, riusciamo a vedere davvero molto distante. Adesso percorrerò questa stradina di fronte a me, torcia in modalità minima, mi fermerò a un certo punto e metterò la modalità sempre più forte. Guardate come va aumentando la luminosità e illumina anche lateralmente. È incredibile, una luce paurosa. E allora ragazzi, ora siamo di nuovo in una zona di periferia che non riprendo da tantissimo tempo. Sarà almeno un anno che non faccio una ripresa con una torcia tattica da questa zona. Quindi accendo in modalità minima, si intravede appena il bagliore della luce, però adesso andrò sempre aumentando, sempre di più, e guardate che differenza. Guardate un po', anche lateralmente, in fondo gli alberi, sempre questa umidità fastidiosissima che non riesco a non riprendere. Guardate, è un peccato, forse se porto più indietro la torcia, ecco, così riusciamo a vedere la differenza fra buio e luce. Anche in fondo riusciamo a riprendere tutto. Bellissimo ragazzi, una luce davvero eccezionale. Adesso la ridurrò man mano, così vedrete di nuovo la differenza. È impressionante. E allora ragazzi, adesso siamo in aperta campagna, peccato sempre per questa umidità che rovinerà il tutto, però guardate la luminosità di questa torcia, è impressionante. Guardate come riesce ad illuminare anche da lontano, nonostante appunto questa nebbia, questa umidità fastidiosissima. Spengo. Le case in fondo adesso non si vedono, quando lo accendo riusciamo a vedere, diciamo, quasi perfettamente. Anche in basso, la campagna di fronte, riusciamo ad illuminare davvero tutto. Ecco, così andando in diagonale riusciamo ad illuminare. Guardate, quella casa è lontana, non so, sarà penso 200-300 metri. Spengo, riaccendo, guardate. Adesso facciamo la prova a diminuire la luminosità. E ora ad aumentarla. È incredibile, davvero una torcia con un potenziale assurdo. E allora ragazzi, ovviamente adesso hotel abbandonato, quindi proviamo ad illuminarlo, partiremo direttamente con la modalità turbo e anche in questa occasione poi abbasserò la luminosità gradualmente. Guardate, luminosissima, sia lateralmente, guardate, riesco a riprendere in modo grandangolare, e ovviamente al centro abbiamo un po' più di luminosità, arriviamo fino alla parte posteriore dell'hotel, quindi adesso riduco, guardate, e aumento nuovamente. Paurosa, davvero una gran bella torcia. Ovviamente ragazzi non poteva mancare nemmeno lo scheletro dell'edificio in costruzione, quindi anche in questo caso partiamo con modalità turbo. Guardate, zoom come ho fatto con l'ultima torcia per vedere nel dettaglio, riduco e accendo nuovamente. Guardate, una luce davvero eccezionale. Lo so, sarò ripetitivo, ma quando qualcosa mi entusiasma ragazzi traspare, si vede davvero. Questa volta è fastidiosissima questa umidità, però comunque riusciamo a vedere lo stesso bene l'edificio, che così invece non riusciamo a vedere. E allora ragazzi, dietro questo bagliore ci sono io, quindi riduco la luminosità
E continuiamo a parlare. Come avete visto, una torcia davvero molto luminosa. È vero, ha un'impugnatura un po' ingombrante, è un po' grande, però se abbiamo bisogno di illuminare bene, di illuminare in profondità, di illuminare in modo ampio e di non spendere tantissimo, perché una torcia con queste prestazioni può superare anche 200 euro. Sofirne già ve l'ho recensita, quelle costavano molto di meno, erano circa 30 euro, vi lascerò il link anche di quella recensione. Questa invece è una torcia che va utilizzata per degli scopi specifici, perché ha bisogno davvero di illuminare in profondità, di illuminare in modo ampio, quindi per ricerca eccetera, ed è destinata sia ai professionisti che a chi vuole utilizzarla per avere comunque un prodotto con prestazioni così abbondanti. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione per poter vedere il sito internet e andare a leggere ulteriori informazioni riguardo questa torcia. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare sulla campanella qua giù e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!